Come Debit rende esplicita, situata e co-decisa la progettazione, co-decisa con gli studenti la progettazione. Come detto, Debit ha due finalità: supportare i docenti nella progettazione e orientare gli studenti. Perché è necessaria oggi una progettazione esplicita e visibile? Nella visione classica vi era una logica predominante che era quella disciplinare e si basava su valori conosciuti dagli studenti e condivisi dai docenti, socialmente condivisi. La struttura disciplinare era la base del percorso, dava la spina dorsale del percorso e il manuale supportava questo lavoro. Quindi c'era già allora una progettazione esplicita, non costruita dal docente, ma già data socialmente dal manuale e dalla struttura disciplinare. Oggi abbiamo la necessità di intrecciare percorsi disciplinari con percorsi intra e interpersonali. Questo intreccio non può essere che locale e situato, non esiste in nessun libro di testo, non esiste in nessuna disciplina unica. C'è la necessità di lavorare su più educazioni, c'è anche la necessità di operare su contenuti disciplinari ma anche su progetti, spesso autonomi l'uno dall'altro, che vanno però inglobati e anche questo inglobamento deve essere situato e legato al contesto. Come legata al contesto deve essere l'aggregazione di saperi che devono tener conto anche dei contesti informali in cui vivono e non formali in cui vivono gli studenti. A livello micro succede la stessa cosa. Nella visione classica vi era un pattern esplicito perché conosciuto dagli studenti e dai docenti. Era il pattern classico su cui era costruita la lezione. Spiegazione del docente, esercizi, valutazione. Siccome era un pattern che si ripeteva molto spesso, era noto anche agli studenti, dava sicurezza agli studenti, sapevano come si sarebbe sviluppata la lezione. I materiali erano in gran parte cartacei, oggi queste due certezze vacillano. Vacillano perché i pattern sono molto diversi, ma soprattutto sono pattern che vanno esplicitati. La visione attuale è differente perché i pattern oggi esistono, ma sono più legati al contesto e vanno esplicitati. Uno dei pattern più utilizzato, EAS, è composto da una provocazione iniziale che deve tener conto della situazione e del contesto degli studenti. Deve essere una provocazione per gli studenti di quella classe. Dopodiché si aggregano molti materiali, frammenti che vengono dai testi, che vengono dai video, che vengono dall'esperienza diretta degli studenti. Alla fine il momento più complesso è quello del debriefing, in cui tutti questi vari frammenti devono essere riunificati, aggregati per costruire un significato che è locale perché è legato a quelle esperienze e quei frammenti, ma deve essere coerente col sapere sapiente. Inoltre, i materiali che oggi usiamo in classe sono multimodali, diversi come azioni e come conoscenze. E infine, le tipologie di lavoro, le strategie che utilizziamo in classe oggi sono molto differenti l'una dall'altra e sono molteplici. Tutti questi elementi richiedono la necessità di una progettazione situata, perché legata a quel percorso ed esplicita. Ma questa progettazione deve essere anche digitale. Come abbiamo detto, il significato situato emerge alla fine del percorso ed emerge grazie a tutti i frammenti che vengono raccolti alle esperienze degli studenti. Questo significato situato parte da alcune premesse che il docente sicuramente vuole, ma si trasforma in itinere, si trasforma durante la sessione di lavoro. Non è come un tempo che la conoscenza era data a priori, il docente la conosceva e il momento finale era la verifica se quella conoscenza fosse anche acquisita dagli studenti. Oggi il momento finale è la costruzione di un significato non previsto totalmente inizialmente. L'artefatto digitale è flessibile per poter raccogliere questa situazione finale, per poter esplicitare questo elemento. L'artefatto digitale quindi
essendo flessibile permette di dare forma e visibilità alla trasformazione, al significato prodotto. Secondo elemento che richiede una progettazione digitale è il fatto che oggi c'è una continuità quasi liquida tra progetto iniziale, attività e documentazione. Essendo digitale, il progetto diventa la struttura su cui si sviluppa l'azione, ma è anche colui che raccoglie i materiali che vengono prodotti, si trasforma in azione e diventa documentazione del percorso stesso. Terzo punto, perché una progettazione deve essere anche visibile e condivisa con gli studenti? Abbiamo detto che Debit è un artefatto che descrive il progetto, ma può essere anche visualizzato, proiettato in classe e che supporta il processo in atto. La necessità di questo artefatto visibile è l'allineamento. L'allineamento che può essere interpretato in due modi. L'allineamento di cui parla Gibbs e altri autori ed è un riferimento fondante per la didattica. È l'allineamento da un lato tra obiettivi, attività e valutazione, ma dall'altro è anche l'allineamento tra docenti e studenti. Il percorso didattico può essere visto come due linee che partono lontane l'una dall'altra e man mano si avvicinano, si allineano, proprio perché si arriva a dei percorsi, a dei significati condivisi alla fine del percorso stesso. Quindi l'allineamento anche tra ciò che è la conoscenza iniziale del docente e dello studente e quello che è la conoscenza finale. Questa necessità di allineamento richiede un orientamento e siccome il percorso è complesso, il fatto che la visione, il percorso sia esplicito e visibile facilita il modo con cui gli studenti non solo si avvicinano ai contenuti, ma si avvicinano anche all'idea di percorso che il docente aveva, alla traiettoria che il docente aveva proposto. L'allineamento è anche questo, la capacità di anticipare il percorso, di conoscere la traiettoria che il docente propone, e questo può avvenire solo grazie a una progettazione visibile e condivisa, ma anche coprogettata. Molti autori richiedono che per l'efficacia dell'apprendimento occorre che gli obiettivi siano condivisi fin dall'inizio tra docenti e studenti, alla base dell'allineamento. Oggi chiediamo di più. Per capire qual è la traiettoria che può seguire il percorso, capire qual è il significato e le finalità che abbiamo, può permettere anche agli studenti di suggerire delle piccole deviazioni, di suggerire dei contenuti, di portare la propria esperienza come contributo al percorso stesso. Quindi possiamo pensare a una coprogettazione che è favorita dall'artefatto digitale, che in quanto tale può essere trasformato in itinere e modulato in base a questi interventi degli studenti. Infine occorre una progettazione che connetta macro e micro, ma come elementi autonomi. Abbiamo detto anche nei precedenti video che la macro progettazione ha una sua logica, che la micro ha un'altra logica, però occorre anche che ci sia una cerniera tra questi elementi. Il macro che si focalizza sul significato globale, il micro che si focalizza sull'attività. In effetti Debit favorisce questa fusione perché può essere vista come una serie di scatole cinesi autonoma l'una dall'altra, ma che tramite link possono essere messi in comunicazione. Il livello del curriculum, cliccando sulla singolo modulo si arriva al modulo, cliccando sulla singola lezione si arriva alla lezione. Ma dalla lezione ugualmente possiamo, vedendo la traiettoria del percorso, ritornare al modulo, ritornare al curriculum. In questo modo i tre momenti sono sia separati tra di loro, ma anche connessi, collegati. Quindi perché una visione, una progettazione visibile e digitale? C'è anche un significato che esiste prima dell'azione e un significato che esiste dopo dell'azione.
La coproduzione è da un lato in primo luogo condivisione di quanto il docente ha pensato inizialmente. Un secondo momento è un'esplicitazione di quanto si sta costruendo insieme. Costruire il significato e anche produrre, ad esempio, delle mappe che connettono i frammenti che abbiamo messi in atto. C'è un terzo momento che è una presa di coscienza da parte dello studente, una consapevolezza del percorso realizzato, di ciò che ha appreso e delle competenze acquisite. Ecco, la coproduzione ha questi tre momenti. È una condivisione in primo luogo, è una presa di coscienza nel momento finale, nel secondo momento però è anche un elaborare la conoscenza condivisa. L'artefatto DEPIT, che è visibile e digitale, permette di visualizzare ciò che è proposto, ma di accogliere la trasformazione essendo digitale e di visualizzare quindi il prodotto finale.